I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenuti a tutte le numerose iscritte. Io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto primavera-estate, una basket bag. L'ho realizzata col cordino Perla di Borgo dei Pazzi. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che ci occorrerà per poterla realizzare. Nel tutorial di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate. All'interno trovate 2 rocche di questo meraviglioso cordino perla, guardate quanto è bello. Al centro troviamo il madreperla e ai lati il colore, nel mio caso è il numero 24. Le rocche sono da 200 grammi, quindi ne trovate 2. Potete anche scegliere una tonalità diversa da quella che vi ho proposto oggi. E poi anche una coppia di manici in legno da circa 13 cm. L'uncinetto di lavorazione dal 4 al 5 si può utilizzare tranquillamente per il perla, personalmente utilizzerò il 4,5. A questo punto cominciamo col tutorial di oggi. Iniziamo la nostra borsa partendo dal manico, vi dico anche che saranno 2 pannelli, quindi lavorati separatamente e poi cuciti insieme. Come uncinetto ho deciso di utilizzare il 4 e non il 4,5 come vi avevo detto. Allora, vedete qui c'è il nodo, io inizierò da questa parte in maniera tale che i 32 punti bassi che devo fare più o meno finiranno alla stessa larghezza e lascio questo decoro ben visibile. Quindi prendo il nostro filato perla, faccio un cappietto e inizio realizzando quindi 32 punti bassi in questo modo. Nel frattempo noi la codina ce l'andiamo a lavorare, quindi la mettiamo e la inseriamo in questo punto. Quindi in totale dovranno essere 32. Vedete? Quindi li completiamo tutti e vediamo come fare il giro successivo. Realizzati tutti e 32 punti bassi, vedete, cerco di lasciare questo al centro. Fatto questo, io cosa faccio? La mia catenella, voltiamo il lavoro e da adesso in poi fino alla fine andrò a lavorare in costa, sia che siano punti bassi o punti alti. Quindi fatto questo, vedete, io già sulla prima, quindi la catenella non la lavoro, vado a creare intanto 4 punti bassi in costa, quindi prendo l'asola esterna, quindi 3 e 4. Adesso faccio 2 mezze maglie alte, una e 2 e 2 maglie alte sempre in costa, una e 2. Fatto questo, faccio una catenella e adesso mi vado a realizzare 16 maglie alte, una sotto ogni maglia bassa del giro precedente. Quindi fino a questo punto devo dire che è molto semplice. Quindi realizziamo questi 16 punti alti e ci rivediamo per vedere come completare il giro. Realizzato le 16 maglie alte, adesso facciamo quello che abbiamo fatto all'andata. Quindi io faccio una catenella, poi metto così si vede meglio, 2 maglie alte, una e 2, sempre in costa ovviamente, due mezze maglie alte, e per finire i nostri 4 punti bassi. 1, 2, 3 e infine il quarto.
Vedete? Adesso, al solito, catenella, voltiamo il lavoro e adesso invece andiamo a realizzare 8 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Qui c'è la catenella che abbiamo fatto nel giro precedente. Adesso qui andiamo a creare una maglia alta, quindi all'interno, una maglia alta, una catenella ed una maglia alta, e sarà il nostro primo aumento, che poi andremo a ripetere in ogni giro che andremo a realizzare. Dopodiché andiamo a realizzare 16 maglie alte sotto le maglie che abbiamo sottostanti e sempre in costa, mi raccomando. E contiamo perché devono combaciare i punti dall'inizio alla fine. Arriviamo quindi fino dove c'è l'altra catenella e saranno 16 maglie alte, e vi faccio vedere come completare anche questo giro. Fatte le 16 maglie alte, qui c'è l'altro spazio dove c'era la catenella del giro precedente, e anche qui facciamo maglia alta, catenella e maglia alta, sempre all'interno. E poi finiamo con 8 maglie basse, così come abbiamo iniziato. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non ci dimentichiamo l'ultima qui, e siamo ad 8. E abbiamo completato anche questo giro. Adesso catenella, voltiamo il lavoro, e da questo giro in poi sarà sempre più o meno uguale, cambia soltanto che ci saranno sempre gli aumenti. Quindi adesso iniziamo con 9 maglie basse, qui l'aumento, adesso questi al centro saranno 18, l'aumento, e queste sempre 9, perché chiaramente ogni giro andiamo ad aumentare, quindi ve lo faccio comunque vedere anche questo giro. Iniziamo, stavolta saranno 9, quindi 2, 3, 4, metto così che è meglio, 5, 6, 7, 8, e l'aumento che c'è al centro si deve lavorare, sarà un'altra maglia bassa, e quindi per questo ogni giro qui nei lati ne aumentiamo 1 e al centro si aumenteranno 2 ogni giro. Qui è dove abbiamo fatto il nostro aumento, e qui al centro ripetiamo maglia alta, catenella e maglia alta. E adesso l'aumento sarà 1 qui e 1 qui, quindi anziché 16 saranno 18. Quindi al centro aumentiamo ogni giro 2 maglie alte, mentre nei lati sarà ogni giro 1 da questa parte e 1 da questa parte. Quindi facciamo le nostre 18 maglie alte, sempre in costa, mi raccomando, qualunque punto facciamo dobbiamo farli in costa, tranne l'aumento che va fatto qui. Quindi facciamo questi 18 punti, vi faccio comunque vedere il finale e l'inizio di un altro giro. Fatte le 18 maglie alte, qui facciamo l'aumento sempre nello spazio, quindi maglia alta, catenella e maglia alta, e finiamo con le nostre 9 maglie basse, sempre in costa ovviamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e il nostro ultimo punto che sembra nascosto ma c'è. E abbiamo completato un altro giro. Adesso sempre dobbiamo fare la stessa sequenza: catenella, voltiamo il lavoro, e adesso saranno
10 punti bassi, perché chiaramente ogni giro andiamo ad aumentarne uno. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qui facciamo il nostro aumento, quindi maglia alta, catenella e maglia alta. E adesso qui i nostri punti alti saranno 20 perché erano 18 nel giro precedente e sappiamo che ogni giro ne aumentiamo 2. Quindi qua ne facciamo 20 e qua 10 maglie basse. Quindi adesso noi faremo dei giri di andata e ritorno, in totale saranno 18 e noi dobbiamo terminare quando ne abbiamo 24 maglie basse, poi c'è l'aumento, 48 maglie alte e anche da questa parte 24 maglie basse, escluso chiaramente il nostro aumento che non va contato. Quindi arriviamo, completiamo questo pannello e vi faccio vedere come proseguire nel resto del lavoro. Ho completato tutti i 18 giri, quindi io mi ritrovo 24 punti bassi, l'aumento, 48 maglie alte, l'aumento e altre 24 maglie basse e ho chiuso qui. Adesso, prima di fare il volà e il nostro laterale, io vado a creare un giro, un contorno di punti bassi. Quindi riprendo il filato, quindi faccio un cappietto e mi aggancio qui sulla prima maglia e inizio quindi col primo punto basso. Poi la codina adesso ce la andiamo a lavorare. Adesso sotto ogni riga andiamo a creare il nostro punto basso che ci servirà per contorno. Vedete, qui nel mezzo c'è un altro giro, un'altra riga in sostanza, e facciamo il nostro punto basso. Proseguiamo sempre sotto ogni riga sottostante e quindi si procede in questo modo. Ora arrivo all'angolo, così vi faccio vedere cosa faccio nell'angolo, che poi andiamo a ripetere anche da questa parte. Quindi vedete, molto semplice. Andiamo, diciamo, anche a rifinire il pannello. Vedete, io sono quasi arrivata all'ultimo punto, faccio l'ultimo e adesso vedete qui che c'è la prima maglia bassa che ho effettuato, faccio un punto basso, una catenella e un punto basso nello stesso punto. Dopodiché faccio dei punti bassi. Qui faccio l'ultimo punto basso, qui dove c'è la catenella faccio un altro punto basso, un punto basso qui e procedo quindi con un punto basso sotto ogni punto sottostante. Stessa cosa qui, questa è l'ultima maglia alta, gli faccio qui una maglia bassa, una la faccio al centro dove c'è la catenella e faccio la stessa cosa. Qui nell'angolo ripeto punto basso, catenella e punto basso e vado a completare qui. Quindi facciamo questo giro e ci vediamo per vedere come proseguire. Pannello quasi completato, adesso manca il giro dove andremo a realizzare il volà e il nostro laterale. Vi faccio vedere l'altro pannello che già ho completato, vedete? Ho creato il volà e anche il laterale. Quindi riprendiamo il filato e adesso io vi faccio vedere, intanto facciamo il nostro cappietto. Adesso andiamo a lavorare lungo questo punto, quindi vedete, questo è il nostro giro di contorno, invece qui a rilievo, vedete, andiamo a lavorare su queste costine, queste qua, e iniziamo nel primo punto facciamo 3 maglie alte, 2 maglie alte, 3 maglie alte, 2 maglie alte e così via, perché ho fatto delle prove
e se ne facevo 3 in ogni punto veniva troppo riccio, se ne facevo 2 in ogni punto non veniva molto riccio. Quindi in questo caso ho voluto, alternando 3 punti con 2 punti, il risultato, vedete, è perfetto. Quindi mi aggancio, faccio 3 maglie, 3 catenelle, scusate, che sostituiscono la prima maglia alta. Nel frattempo la codina noi ce la andiamo a lavorare. Nello stesso punto creo altre 2 maglie alte. Vedete, io prendo soltanto questa costina, in quello seguente 2 maglie alte. Proseguo con 3. E quello successivo 2. Quindi non faccio altro che alternare questi punti alti. Vedete che si inizia a formare man mano che vado avanti, il riccio aumenterà. Poi vedete qui ci sono queste 2 maglie, queste non vanno lavorate. Nell'ultimo io che cosa faccio? Anche se qui ne ho fatte 3, comunque in questo e in questo che sono vicine al punto dove abbiamo fatto l'aumento, ne faccio 3 e 3, in maniera tale, vedete che comunque il riccio rimane. Quindi facciamo tutto questo giro fino a questo punto e ci rivediamo per vedere come creare il nostro laterale. Finito il giro con il volà, adesso dobbiamo andare a creare il laterale. Quindi riprendo il mio filato, faccio un cappietto e adesso qui, questo è il giro di contorno che abbiamo fatto all'inizio, io adesso mi aggancio. Qui è l'angolo dove abbiamo fatto nell'angolo punto basso, catenella e punto basso. Sulla catenella io mi aggancio, ecco fatto, e creo un punto basso e poi vado avanti, non più in costa, quindi con dei punti bassi normali. Nel frattempo sempre la codina ce l'andiamo a lavorare, così l'andiamo ad agganciare e procediamo così su tutte le maglie disponibili, in questo modo. Quindi si parte da qui, vedete, sotto ogni maglia fino a questo punto, fino alla catenella dell'altro angolo. Arrivato qui si fa una catenella, si volta il lavoro e si fa un altro giro di andata e infine il terzo. Quindi in totale saranno 3 giri di punto basso. Fatto questo, tagliamo il lavoro e ci rivediamo per vedere come cucire insieme i 2 pannelli. Ho completato anche il laterale che, rettifico, non sono 3 giri a punto basso ma sono 2. Ho messo i pannelli al contrario, infatti i volà sono all'interno perché la cucitura la facciamo dal rovescio. Io mi sono già agganciata qui e ho iniziato la cucitura, adesso vi spiego come farla. Io in sostanza cosa vado a prendere? Queste costine, non tutto il punto, vedete? Il punto completo sarebbero 2 di qua e quelle di fronte. Invece io prendo questa esterna dell'altro lato e tiro per bene. Vado avanti, costina esterna e procedo, quindi lascio quelle interne libere e continuo in questo modo. Vedete? E adesso vi faccio anche vedere qual è il risultato di questo tipo di cucitura, che è veramente molto carina perché sono le asoline che stiamo lasciando. Quindi praticamente adesso facciamo questa cucitura fino a questo punto e ci rivediamo a borsa completata.
Ed eccola la basket bag completata, guardate, è davvero una meraviglia. Ve la mostro anche indossata, secondo me per l'estate è davvero perfetta. Vi ricordo che c'è un kit in sconto del 30% su gomitoli.com per poterla realizzare, ma attenzione alle date che vedete scritte, potete scegliere anche una diversa tonalità da quella che ho scelto io oggi. Le misure finali sono 32 in larghezza, 22 in altezza e abbiamo raggiunto una profondità di 6 cm, quindi abbastanza capiente, e ho utilizzato 300 g di cordino. Ne trovate due rocche da 200 grammi e questo è quello che mi è rimasto, circa 100 grammi, quindi potete creare un piccolo accessorio per la borsa oppure un altro piccolo progetto. Se avete dei dubbi sulla realizzazione, mi raccomando, mandatemi un messaggio, iscrivetevi sul mio canale YouTube, attivate la campanella e non dimenticate di seguirmi anche sui miei social, soprattutto su TikTok. Ci vediamo alla mia prossima creazione.